Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Michele e oggi piccolo vlog dalla mia auto perché devo parlarvi niente meno che della PlayStation 5. Penso sappiate tutti benissimo che la nuova console di Sony è praticamente introvabile ovunque, sia online sia in negozi fisici. Forse a causa delle troppe richieste, forse per demeriti della Sony che ha sottostimato le vendite iniziali, o forse si tratta solo di marketing in modo da far parlare di sé e dire che ci sta riuscendo. Questo non credo che lo scopriremo mai. Fatto sta che se pensavate di regalarvi o regalare la PlayStation 5 per l'imminente Natale, è praticamente impossibile. Anzi, quasi impossibile. Quasi, perché sugli shop dell'usato come eBay, Subito e simili si riesce a trovare qualcosina. Specialmente da persone che hanno acquistato, preordinato più PlayStation 5 per poi rivenderle oggi, dopo il lancio, in questo momento di caos, ad un prezzo molto più elevato rispetto che al nuovo. E io queste cose veramente le detesto. Ok, a me questa pratica ha sempre fatto schifo e ve lo dico chiaramente, magari qualcuno potrà non essere d'accordo con me, ma sta di fatto che personalmente vedere persone che acquistano più PlayStation che a loro non servono, ma non PlayStation, un prodotti in generale che possono essere droni o qualsiasi altra cosa, comunque li acquistano in grossa quantità ma non gli servono e poi li rivendono a prezzi 2-3 volte più alti rispetto che al nuovo per fare soldi facili sulle spalle di chi desidera quel prodotto, lo trovo veramente vergognoso, anche se purtroppo non credo sia illegale. Però ci sono delle simpatiche eccezioni, come quella che mi ha segnalato il mio amico Fabio, di cui vi lascio il link al suo canale YouTube qui sotto in descrizione video, perché si tratta di un vero e proprio genio del male. Questa persona ha creato un'inserzione su eBay in cui vendeva la sua PlayStation 5 a $499, poco più di 400 euro, e questa è l'inserzione. Vedete nulla di strano? Ok, vi do qualche altro secondo. Esatto, questa persona non ha messo in vendita la PlayStation 5 fisica, ma bensì solo un foglio di carta con l'immagine stampata della Sony PlayStation 5. Un genio! Ma la cosa che mi ha lasciato davvero stupefatto, come vedete in questa seconda immagine, è che c'è gente che ha comprato questo a oltre 400 euro. Non mi capacito di come sia possibile spendere queste cifre senza leggere o almeno tradurre le descrizioni o i titoli di quello che si compra. Non credo che questa sia classificabile come truffa, correggetemi se sbaglio, in quanto il tizio scrive nero su bianco che si tratta di un foglio di carta e non della console vera e propria, ma invito tutti voi, anzi me compreso, nel prestare la massima attenzione quando acquistiamo online, perché le truffe o le furbate come in questo caso sono sempre in agguato. Per quanto riguarda invece più nello specifico la Sony PlayStation 5, che nell'ultimo periodo è il vero e proprio oggetto del desiderio di tanti di noi, io vi consiglio, poi fate come volete, seguite il mio consiglio oppure no, di attendere i primi mesi del nuovo anno in modo da poterla acquistare senza problemi con la disponibilità su store online affidabili come ad esempio Amazon e non rischiare quindi delle truffe. Io nelle settimane scorse vi ho già segnalato più volte la disponibilità della PlayStation 5 da store affidabili come Amazon. Dove l'ho fatto? L'ho fatto sul mio canale Telegram ufficiale Tech Best Deals, che trovate nel primo rigo qui sotto in descrizione video, in cui vi invito ad entrare per non perdervi le offerte su la PlayStation 5 appunto e su tantissimi altri prodotti tecnologici. Io ormai sono alla mia quarta o quinta generazione di console e oltre a sentirmi particolarmente vecchio, posso anche dirvi per esperienza che il peggior momento in cui acquistare una nuova console è proprio al suo lancio. Perché direte voi? È molto semplice, perché la pagherete la cifra massima, perché appunto si tratta di una novità senza nessuna promozione possibile o se ci sono comunque di pochissimi euro, e inoltre i giochi che potrete utilizzare sulla nuova console sono
pochi perché è appena uscita e vengono venduti tutti a prezzi elevati al massimo del loro prezzo, perché anche loro sono nuovi. Se invece acquistate una nuova console dopo alcuni mesi, anche un anno magari, riuscireste probabilmente a comprarla ad una cifra più bassa rispetto che al lancio e troverete anche i primi videogiochi a prezzo budget. Comunque questo è solo un mio consiglio, poi ognuno è libero di fare come preferisce. Ora però voglio sapere voi cosa ne pensate di questa pseudo truffa, o meglio furbata. La trovate una genialata oppure una cosa molto triste? Beh, ditemelo lasciando un bel commento qui sotto e fatemi sapere anche se voi siete stati mai vittima di queste truffe online o se ci siete andati vicini. Parliamone insieme, se avete dubbi o domande non esitate a chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. Direi che questo è tutto, se il video vi è piaciuto e volete supportarmi vi basta un semplice like, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video, è tutto completamente gratuito. E detto questo noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo video sempre qui su Addicted to Tech, sempre che voi vogliate. Alla prossima, ciao belli!